Ciao a tutti! Dunque, come ben sapete sicuramente, l'Italia è un paese estremamente turistico. Ogni anno l'Italia è praticamente invasa da milioni di turisti che vengono da tutto il mondo e che visitano le bellezze e i luoghi di interesse del mio paese, del nostro paese, da nord a sud, da Venezia a Roma, alle bellissime spiagge del sud e chi più ne ha più ne metta. Mentre adesso l'attività turistica in Italia è completamente ferma, è in pausa. Il paese è praticamente deserto, se non per ovviamente i suoi 60 milioni di abitanti, ma dal punto di vista turistico non c'è più nessuno. Le spiagge sono deserte, nonostante ci sia un bellissimo tempo fuori, i musei e le piazze delle più famose città d'arte sono completamente vuoti ed esclusivamente attraversati dai loro abitanti, e a volte neppure quelli, visto lo stato di quarantena in cui ci troviamo da 2 mesi a questa parte. E tutto questo da un lato è molto triste e sicuramente per tante attività commerciali è stato un duro colpo, ma da un altro lato può essere un'occasione ottima per ricominciare e per cambiare il rapporto dell'Italia con il turismo e dei turisti con l'Italia. Cosa voglio dire con questo? Intendo che c'erano molti difetti, molti problemi nel modo in cui gli italiani gestivano il turismo e i turisti si rapportavano con i luoghi di interesse che andavano a visitare in Italia. Quindi in questo video mi piacerebbe farvi un po' una panoramica di quello che potreste fare una volta che l'Italia riaprirà al turismo per rendere la vostra esperienza in Italia più unica e più autentica e al tempo stesso per rendere il vostro turismo in Italia più sostenibile per gli italiani che ci vivono. Beh, innanzitutto l'Italia non è solo Venezia, Roma, Milano e le Cinque Terre che so che piacciono tantissimo ai turisti stranieri. L'Italia è bella perché è varia e perché è ricca di luoghi di interesse da nord a sud. Ce ne sono veramente un'infinità. Ci sono le Alpi, in particolare le bellissime Dolomiti, c'è Torino, c'è Bologna, che sono 2 città fantastiche, ci sono i borghi medievali del centro Italia. Insomma, c'è una quantità veramente infinita di luoghi molto importanti e molto famosi che dal grosso dei turisti vengono spesso ignorati. E oltre a questi, che sono comunque già relativamente più famosi, una caratteristica particolare dell'Italia è che è ricca di paesini e ogni paesino è particolare a modo suo. A differenza di tanti altri paesi in cui i centri abitati sono circoscritti a delle zone particolari del paese, in Italia c'è un paesino dopo l'altro. Quindi la quantità di potenziali luoghi meravigliosi che potrebbero rendere la vostra vacanza unica è enorme. Ce n'è una quantità enorme. Il secondo consiglio che vi voglio dare, che è più una richiesta, è quello di non farvi ingannare dall'aspetto fiabesco di tanti luoghi in Italia. Ci sono moltissime città e moltissimi paesi in Italia che sono talmente unici e particolari rispetto al resto del mondo che per molti turisti sembrano forse dei parchi divertimenti, dei parchi a tema. E quando si ha una tale impressione, forse si tende a trattarli anche come tali, a trattare questi posti come se fossero stati costruiti e concepiti apposta per accogliere i turisti. Per questo motivo spesso noi italiani ci troviamo a confrontarci con degli episodi di mancanza di rispetto verso le nostre città da parte dei turisti, che non si rendono conto che in realtà moltissime persone vivono la loro vita quotidiana e normale e regolare, lavorano, studiano, hanno una famiglia e degli amici in quel luogo che per molti turisti è quasi un parco giochi, un parco a tema in cui è tutto finto e sembra una ricostruzione di un qualche scenario di un film o di una città medievale di una fiaba. Quindi vi chiedo, quando tornerete a visitare l'Italia, rispettate queste città come se fossero la vostra città. Ricordate sempre che ci sono tante persone che ci vivono veramente. Il mio terzo consiglio è: scegliete di supportare le piccole attività locali, come per esempio
piccoli negozi e ristoranti. Quindi, se potete, cercate di evitare tutti quei negozi uguali l'uno all'altro che vendono souvenir pacchiani e di scarsa qualità e che non hanno nulla a che vedere con la cultura locale. Se potete permettervelo, quando andate a comprare un ricordino, un souvenir, cercate di trovare dei prodotti dell'artigianato locale. Non solo andrete a contribuire all'economia locale, che spesso per via della globalizzazione fa molta fatica, ma avrete anche un ricordo molto particolare e sicuramente unico del vostro viaggio in Italia. Cercate inoltre di evitare di andare a mangiare nelle catene di ristoranti o nelle catene di fast food, che per fortuna sono molto scarse in Italia, ci sono pochi fast food ancora rispetto al resto del mondo. Cercate piuttosto di fare un pochino più di ricerca e trovare dei piccoli ristoranti locali della cui qualità potete magari assicurarvi al giorno d'oggi grazie a TripAdvisor o siti di questo tipo, oppure potrete chiedere consiglio a qualche passante, a qualche persona del luogo e, visto che probabilmente se state guardando questo video state imparando l'italiano, potrete chiederglielo in italiano e loro ne saranno felicissimi sicuramente, saranno molto molto felici di darvi qualche consiglio, qualche dritta sui posti migliori e magari anche i più economici e i più di qualità in cui andare a mangiare. Vi assicuro che il sorriso sulla faccia di un italiano quando gli chiederete qualche suggerimento in italiano non ha prezzo. E poi, in fin dei conti, il bello del cibo italiano è proprio quello, che è una cucina casereccia. Quindi i ristoranti a gestione familiare, quelli più piccoli e più nascosti, sono spesso i migliori, i più buoni e quelli di maggior qualità. Quindi approfittate di questo tipo di ristoranti, perché è lì che troverete il cibo migliore. Questi erano i miei 3 consigli. Detto questo, spero che presto potrete tornare a visitare l'Italia. E voi avete delle storie simili riguardanti i turisti nel vostro paese o dei consigli simili per chi vuole visitare il vostro paese d'origine? E inoltre, siete mai stati in Italia? Se avete avuto occasione di andarla a visitare, cosa avete visto? E com'è stata la vostra esperienza? Positiva? Negativa? Fatemelo sapere nei commenti qui sotto. Spero che questo video vi sia piaciuto e che vi sia stato utile. Se sì, mettete mi piace al video e iscrivetevi al canale. Ciao a tutti!